Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio fare un video particolare, un video penso un po' diverso da tutti gli altri, perché voglio parlarvi del Necronomicon, ovvero il libro dei morti. Sicuramente tutti di voi o la maggior parte ne avranno sentito parlare, ma non so se avete sentito parlare di Netta Fornario e la sua terrificante morte. Ma che cosa ci interreranno tutte e due? Ascoltate cosa vi sto per raccontare. Ma come di consueto, prima di iniziare ragazzi vi invito ad iscrivervi a questo canale, di attivare tutte le campanelline, di commentare e di condividerlo. Ma partiamo come sempre dall'inizio. Lovecraft affermò che il Necronomicon, originariamente chiamato Al-Azif, era un testo di magia nera redatto da Abdullah al-Azred, vissuto nello Yemen nell'VIII secolo. Proprio sulla sua morte avvenuta a Damasco nel 738 d.C. c'è un aneddoto davvero da brividi. Ibn Calligan, un biografo del XII secolo, scrisse esattamente queste parole: venne afferrato in pieno giorno da un mostro invisibile e divorato in maniera agghiacciante di fronte a un gran numero di testimoni gelati dal terrore. Ma ragazzi, secondo voi è possibile che qualcuno o qualcosa possa attraversare varie dimensioni esistenziali per aggredire o addirittura togliere la vita a una persona? Questa, oltre a essere una mia domanda rivolta a voi, era una domanda anche di Netta Fornario. Il suo vero nome, ovvero Nora Emily Edita Fornario, era una ragazza piuttosto inusuale e strana ai suoi tempi. Magari se fosse vissuta negli anni 70 avremmo potuto dire che sarebbe stata una hippie. Oggi invece potremmo dire che era una New Ager. Ma nel 1929 era davvero molto strana. Netta, chiamata anche Mac dai suoi amici, era figlia di un medico italiano e di una donna inglese. Fino all'età di 31 anni visse a Londra e non perse assolutamente tempo e occasione di mettere in risalto tutte le sue stranezze e le sue bizzarrie, ecco, chiamiamole così. Ma la sua famiglia in realtà era una famiglia molto ricca e rispettata e il padre non tollerava molto le sue condizioni mistiche. Sua figlia infatti sosteneva di poter curare le persone semplicemente utilizzando la telepatia, una dichiarazione che mise in imbarazzo più e più volte suo padre, ma non solo davanti alle persone, ma soprattutto davanti ai suoi colleghi. Oltretutto Netta praticava la magia bianca, creava pozioni con erbe di origine sconosciuta e vestiva in maniera artigianale, con abiti cuciti a mano, con tuniche e capelli poco curati, sempre intrecciati fra di loro a formare due grandi lunghe trecce. Ma raga, la cosa che fa pensare di più è la sua adesione e attività presso il tempio dell'Alpha et Omega, il luogo di culte della Golden Dawn, o meglio soprannominato l'ordine ermetico dell'Alba Dorata. Questo ordine era nato alla fine del XIX secolo e puntava allo sviluppo spirituale, a pratiche occulte e ai riti magici. Giusto per capirci un attimino, pensate che a questo culto aderì il famosissimo Aleister Crowley e si dice che perfino Bram Stoker in qualche modo vi partecipasse. Non se ne conosce bene il motivo, ma nell'estate del 1929 Netta scappò nel vero senso della parola da Londra e si rifugiò a 33 anni sull'isola di Iona, al largo della costa occidentale della Scozia. La sua morte poco tempo dopo fu uno dei più grandi misteri del tempo e ancora tutt'oggi porta a pensare svariate ipotesi che potremmo definire addirittura fantascientifiche. Netta, per il suo trasferimento, portò con sé tantissimi bagagli per riempire addirittura una piccola casa, il che suggerisce ovviamente che aveva l'intenzione di stabilirsi proprio lì, o comunque se non stabilizzarsi a vita, ma sicuramente per un bel po' di tempo. Ma qua una domanda sorge spontanea: perché scelse proprio quell'isola sconosciuta da tutto e da tutti? Beh, sicuramente sconosciuta da noi profani, ma l'isola di Iona in realtà è ricca di folklore e leggende ed è considerata uno dei luoghi in cui si concentrano tutte le forze mistiche del pianeta. Non poteva essere che quella meta per Netta. Giunta sull'isola di Iona, infatti, Netta affittò immediatamente a Tremor presso una donna islandese chiamata Mrs. McRae. Le due donne legarono quasi subito, sebbene la signora McRae era anche in imbarazzo a parlare con tutte le varie persone, insomma, della sua ospite così eccentrica. La donna che le affittava appunto questa casa, McRae, si confidò moltissimo con le sue amiche e disse che avrebbe visto qualche volta Netta andare in totale stato di trance.
ma non solo che compiva strani rituali sia in casa che in giardino e che a volte spariva per ore e ore intere senza dire nulla a nessuno, dicendo al suo ritorno a chi ovviamente gliel'avesse chiesto che cercava di incanalare le energie dell'isola o semplicemente che voleva parlare con gli spiriti. Ma nell'ottobre di quell'anno, poco prima della sua morte, Netta inviò a Londra una lettera ai genitori con un messaggio alquanto criptico. Con questa lettera li avrebbe informati che non si sarebbe fatta sentire per un po' di tempo perché aveva un terribile caso di guarigioni da risolvere. Non fu mai chiaro in realtà cosa significassero quelle poche righe, ma la governante disse più tardi che Netta più volte avrebbe detto che sarebbe andata lontano e che sarebbe ritornata in vita dopo aver trascorso diverso tempo in un altro mondo. Ragazzi, capirete sicuramente anche voi che tutto quello che vi ho raccontato fino adesso è davvero tutto un grosso punto di domanda e soprattutto è ad un decesso così enigmatico. La mattina di domenica 17 novembre, Netta si alzò molto presto, a differenza di tutti gli altri giorni, e cominciò a confezionare tutti i suoi beni. Alla signora McCrae raccontò che doveva scappare perché alcune persone la disturbavano telepaticamente e non solo, che avrebbe ricevuto anche messaggi davvero inquietanti dall'altro mondo. La signora McCrae disse che tutti i suoi gioielli d'argento erano di un inquietante colore nero. La stessa mattina, però, dopo un breve incantesimo effettuato nella sua stanza, Netta tornò da lei dicendole che aveva cambiato idea e che sarebbe rimasta per sempre su quell'isola. McCrae improvvisamente notò uno stranissimo cambio di umore di Netta, ma soprattutto un viso davvero inquietante, uno sguardo davvero terrificante. Ma ancora più strano era il suo comportamento. In realtà gli eventi dei 2 giorni che venirono furono un vero mistero, perché Netta uscì per una passeggiata come di consuetudine, perché lo faceva sempre. McCrae comunicò la sua scomparsa solo il giorno dopo, perché più o meno tutti nella zona erano abituati, come si può dire, alle sue scomparse, più che altro. Il suo corpo purtroppo fu ritrovato soltanto martedì 19 novembre. Netta era sdraiata in cima alla Fairy Mound, una collina vicino su cui sorgeva un antico borgo abbandonato ed era a circa 2 chilometri dove alloggiava. Era nuda, se non per un mantello nero, che si diceva che simboleggiasse qualcuno di alto rango presso il tempio dell'Alpha et Omega, appunto il tempio di cui vi ho parlato all'inizio. Il suo corpo era sotto una grossa croce di pietra e di fianco a lei c'era un grande pugnale da rituale. Inoltre aveva intorno al collo una catena con una grossa croce annerita e i suoi piedi erano nudi e sanguinanti, come se avesse corso per tanto tempo a piedi nudi su un terreno letteralmente accidentato. Infine, un'altra cosa decisamente strana, forse raga addirittura anche più strana di quello che vi ho appena raccontato, è che il suo corpo era completamente ricoperto da segni di artigli e profondi grafi che nessuno riuscì mai a spiegare. Si fecero diverse ipotesi, tra cui alcune davvero bizzarre. Aleister Crowley, il famoso occultista e satanista, anche lui membro di questa confraternita, scrisse nelle sue memorie di essere anche stato lui stesso attaccato da qualcuno o da qualcosa proveniente da un diverso piano astrale. Queste dichiarazioni portarono a pensare che anche Netta Fornario fosse stata vittima di un'entità demoniaca. Un'altra ipotesi fu Mary Violet Firth, conosciuta anche come Dion Fortune, che fu espulsa dall'ordine nel 1924 per aver rivelato dei loro segreti nel suo libro intitolato The Mystical Kabbalah. Lei credeva fermamente che Netta fosse stata vittima di un attacco psichico assassino e disse anche che Netta stava per arrivare in acque profonde e che Moina Matters, moglie del fondatore del tempio Samuel Mother Matters, era proprio l'artefice dell'attacco a Netta. Anche se Moina era deceduta 16 mesi prima, in pratica il suo spirito avrebbe colpito Netta psichicamente, portandola inevitabilmente alla morte. L'investigatore psichico Ron Halliday credeva che veramente Netta fosse in contatto con altri mondi e dichiarò questo, testuali parole:
Penso che abbia stabilito un contatto con l'altro mondo e ci sia persino andata. Netta è mancata per 2 giorni interi, il che sembra strano su una piccola isola dove tutti si conoscono e ogni luogo è frequentato. La signora McRae ha più volte detto che Netta era incline a scomparire per ore senza che nessuno la vedesse e io me ne chiedo davvero come fosse possibile. Queste sono le sue testuali parole, raga. Ellie evidenziò inoltre che il giorno del ritrovamento del corpo di Netta, nel cielo sopra la collina in molti testimoniarono misteriose luci azzurre mai viste prima d'ora e che nei pressi del corpo furono ritrovate delle lettere scritte in un carattere strano che non vennero mai decifrate. Quelli più razionali deducono che Netta fu stata seguita da qualcuno che aveva conosciuto a Londra e che l'avrebbe seguita per tutta l'isola cercando di eliminarla prima che lei sveli tutti i segreti del culto. Però nessuno riuscì mai a spiegare tutte quelle ferite e graffi di artigli presenti sul suo corpo. Il verdetto ufficiale fu che Netta fu deceduta a causa di un attacco cardiaco e per l'esplosione al freddo fu ritrovata nuda. Ma nemmeno sia tutti i documenti ufficiali che tutte le persone al mondo, compresi gli scienziati, riuscirono a sostenere un'ipotesi logica, razionale e sensata per quanto riguarda tutti quei graffi che lei aveva sul suo corpo. Infatti quel dettaglio, come molti altri, vennero commentati come illogico. Ragazzi, che ne dite? Anche per oggi questo mio video termina qua. Se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline, tempestate di like a questo video e noi ci vediamo quando? Prestissimo naturalmente, al nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!